Nell'episodio precedente, Telemaco è giunto a Sparta, alla reggia di Menelao. Qui ha assistito a un doppio matrimonio. La figlia di Menelao, Ermione, data in sposa a Pirro, figlio di Achille, e il giovane Megapente unito a una principessa spartana. Durante il banchetto, tra canti e coppe, Telemaco non ha trattenuto il dolore per l'assenza di suo padre. In lacrime si è sfogato davanti a Menelao ed Elena, che lo hanno accolto con commozione. Il giorno seguente, la compagnia si è recata al tempietto presso la cascata. Lì Menelao ha raccontato le fatiche del suo ritorno da Troia, fino al lungo soggiorno sull'isola di Faro, davanti all'Egitto, dove ha incontrato il vecchio dio marino Proteo. Proteo, dopo essersi trasformato in 1000 forme, ha rivelato i destini degli eroi achei: la morte di Aiace, la fine tragica di Agamennone e infine la sorte di Odisseo. Ulisse è vivo, ma prigioniero sull'isola della ninfa Calipso. E mentre Telemaco apprendeva queste verità lontano da Itaca, un servo fedele ha origliato il complotto dei Proci. Antinoo prepara un'imboscata per uccidere il giovane al suo ritorno. Il servo ha avvertito Penelope, che si è abbandonata all'ira e alla disperazione. E nello stesso tempo, Hermes, messaggero degli dei, si è presentato a Calipso per annunciarle il volere di Zeus: lasciare andare Ulisse affinché il suo viaggio possa ricominciare. Gli dei hanno parlato, Ulisse. Ti lascio andare. Dici la verità? O è soltanto un altro incanto, un'altra rete per legarmi a te? Ma Calipso non rispose. Si ritrasse in silenzio nella sua grotta, lasciando l'eroe nel dubbio. Solo più tardi la dea tornò e con lei giunsero gli strumenti del destino. Ascia di bronzo, materiale da falegnameria, corde intrecciate e tela per una vela. Così l'immortale offrì all'eroe non catene, ma i mezzi per lasciare l'isola.
In 4 giorni, con sudore e fatica, Ulisse abbatté gli alberi, li trascinò sulla spiaggia e con corde e tela diede forma a una zattera possente, opera di mani instancabili, nata non da inganno di dei, ma dalla forza e dalla volontà di un uomo che bramava il ritorno. Quando giunse la sera, la grotta di Calipso si illuminò di fuoco e di riflessi cristallini. Era l'ultima cena che la dea avrebbe condiviso con l'eroe destinato a partire. Rimani con me, Ulisse. Io posso offrirti ciò che nessun mortale avrà mai: l'eternità. Qui, al mio fianco, sarai libero dal dolore, dalla vecchiaia e dalla morte. Io ti sarò grato per sempre, Calipso, ma il mio cuore non conosce pace lontano dalla mia terra. Domani le vele ti condurranno lontano. Ma stanotte, Ulisse, giaci accanto a me. Non c'è più inganno nelle mie parole. C'è solo il fuoco che arde e la memoria che resterà. La mattina dopo, sulla zattera già pronta alla partenza, Ulisse dispose i doni della dea: otri di vino e d'acqua, ceste di cibo e il necessario per affrontare il mare. Così, senza parole, si consumò l'addio. E Calipso, dall'orlo della costa, guardò l'eroe allontanarsi, finché la sua figura si fece sempre più piccola tra le onde. Sospinto da venti propizi, per 17 giorni Ulisse navigò senza ostacoli, con l'animo colmo di speranza. Ma al 18° giorno, quando già si profilavano all'orizzonte le coste dei Feaci, l'occhio vigile di Poseidone lo scorse.
temere. Prendi questo velo sacro. Ti terrà a galla finché non poserai piede su terra sicura. Ma lascia la zattera, è condanna, non salvezza. Un altro inganno! Oh, davvero sei la mia unica speranza! Obbedisci, figlio delle sventure. E quando avrai toccato la riva, restituisci il dono al mare. Il dio del mare, convinto che Ulisse fosse ormai spacciato tra i flutti, si ritrasse nelle profondità. La sua furia lasciò dietro sé soltanto onde immense e un oceano sconvolto. Due giorni e 2 notti lottò contro il mare, mentre Atena gli teneva il vento alle spalle. Ma la terra che si alzò all'orizzonte era feroce, scogli a picco frustati dalle onde. Poi vide una spiaggia. Là, sotto un letto di rami, Atena li chiuse le palpebre con un sonno dolce come un ritorno.